E bentornati e benvenuti qui ragazzi in questo nuovo tutorial o comunque problemi che avete riscontrato in Farming Simulator 25 in questi ultimi periodi e vi spiego e cerco di spiegarvi come risolverli. Ma prima di spiegarvi questi problemi che avete scontrato vi invito a lasciare un bel like qualora siete nuovi nel canale, iscrivervi se non siete già iscritti, attivare tutte le notifiche per non perdere nessun video come questo o simile a questo. E detto questo ragazzi, se anche voi avete notato qualche problema a livello grafico, magari qualche scat che magari alcuni di voi non se ne rendono conto, ma qualche pezzo di mappa magari c'è un piccolo scat e quant'altro, io vi spiego ragazzi brevemente come fare. Diciamo che ci sono due metodi più uno bonus, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine. Quindi per risolvere questo problema andate su, allora ve lo faccio rivedere, così andate su proprietà, su Farming 25, proprietà, eccolo qui, file locali ed installati, verifica i file locali del gioco, verifica l'integrità dei file di gioco, eccolo qua, adesso lui partirà ovviamente il processo di, diciamo, di convalida del sistema, lo potete vedere anche da qua, poi in base alla vostra ovviamente connessione e tutto quanto, ovviamente sicuramente sarà più diciamo ok, ho fatto un piccolo taglio così vedete quasi tutto. Vediamo se riesco a spostare anche il Babbo Natale, il Babbo Natale. Beh vabbè, anche se non lo sposto comunque penso che si veda. Ecco, una volta ovviamente completato il processo io adesso farò un timelapse così almeno non vi annoio troppo e ci vediamo non appena ho finito il timelapse. Yeah, andiamo in scena con la cassa che mi guida. Sullo schermo a parte il gioco sia farmi in rida. Carrello pieno a pezzi, mica roba banale. Dal trattore alla falce tutto originale. La zappa che brilla, la fanga che chiama. Semino parole, raccolgo la trama. Ballando coi semi, cantando col vento. E Moreno che compra con flow e talento. Sul campo lavoro, lo scappo resisto. Tra balle di fieno faccio freestyle realista. Ogni attrezzo che prendo diventa poesia. Farmi ride in rima, fra te e magia. In scena con la cassa che mi guida. Sullo schermo parte il gioco, si è farming ride. Carrello pieno a pezzi, mica roba banale. Dal trattore alla falce tutto originale. La zappa che brilla, la fanga che chiama. Semino parole, raccolgo la trama. Ballando coi semi, cantando col vento. E Moreno che compra con flow e talento. Sul campo lavoro, lo scappo resisto. Tra balle di fieno faccio freestyle realista. Ogni attrezzo che prendo diventa poesia. Farmi ride in rima, fra te e magia. Ok, all'incirca ovviamente abbiamo quasi finito, questo va in base anche alla vostra connessione più che altro perché comunque è un discorso ovviamente dedicato alla connessione, questa procedura un po' lentina tra virgolette, infatti sarà un bel timelapse bello lungo. Ecco, sto quasi finendo che comunque dopo una volta finita questa procedura ovviamente ce ne sarà un'altra più ovviamente quella bonus. Eccolo qui che è il 98%, ok, comunque non accetto richieste d'amicizia, questo procedimento è un procedimento solo per PC, ovviamente per console non lo so, non avendola è un po' difficile. Ok, finito, bene, poi vi faccio vedere anche un'altra funzionalità di questa parte, diciamo, più bella. Allora, dovete andare qui ragazzi sulla barra di ricerca, scrivere documenti, comunque non ho messo la web anche per farvi vedere meglio diciamo il tutto. Allora qui andate su documenti, eccola qui, andate su my game Farming Simulator 25, dovete scendere giù fino a trovare svuota cache. Ok, qui in teoria magari subito non avete questi qua, voi in teoria disabilitate questo, cioè cancellate questo, anche se alle volte se cancellate questo magari vi può dare un problema diciamo di scatti iniziali, ma dopo in teoria si sistema. Fate così e a posto. Adesso ragazzi vi faccio vedere ovviamente il gioco, che adesso andiamo qui su Farming Simulator 25 che lo sta aprendo ovviamente, tempo di aprirlo, sta avviando. Ok, ovviamente ci ha messo un bel po' perché comunque dopo avendo svuotato le cache è normale che ci metta qualcosina in più o qualcosina in meno
rispetto a prima. Poi diciamo la terza bonus, che ovviamente mi compaia sempre questo overlay di Discord, mannaggia, che ogni volta devo censurare quando faccio le robe, vabbè poi censurerò. Allora, una volta fatto questo dovete andare su opzioni, impostazioni, vabbè io adesso ovviamente sto giocando in 2K, ma una volta andate qua, fate qua così ragazzi, se avete magari un PC di fascia medio-alta un po' come il mio, io vi consiglio di mettere il DLSS su no. DRS, perché dopo qui c'è anche il DLS che magari può aiutarvi come no. Diciamo che la maggior parte dei computer recenti aiutano, quindi non avete problemi, fate applica. Poi vediamo se per caso ho configurato anche sbagliato, ho fatto qualcosa a livello impostazioni grafiche. Ok, vabbè, io comunque adesso caricherò una partita di default, giusto per farvi vedere, tolgo tutte le mod, eccoli qua, che lui ovviamente caricherà il percorso. Ovviamente è chiaro ragazzi che più mod avete, più tutto va male, cioè normale, un po' come Eurotrack. Se avete 800.000 mod su Eurotrack è logico che il PC, che il gioco vada a 2 fps, no? Quindi, insomma, dovete un po' adattarvi al livello questo. Questo, diciamo, è stato l'ultimo livello bonus. Adesso comunque vi faccio vedere che è tutto funzionante. Diciamo che questa è va bene anche per chi gioca Farming 25 e anche il 19, perché il procedimento comunque è quello. Spero che comunque mi sono spiegato. Se in caso mettete in pausa, se ovviamente avete commenti, domande o cose da fare, fatelo. Ovviamente per chi ha un PC della Madonna non serve che fa questo procedimento, ma lo dico magari a chi ha un PC scarso o comunque non ha un PC, diciamo, buono per fare questa procedura. Ecco, adesso lui comunque sta caricando ovviamente la mappa, è normale che ci metta un bel po' all'inizio perché comunque deve sintonizzare la mappa. Ecco, infatti si sta già ovviamente schiodando, perché io comunque calcolate che sto anche registrando ovviamente gli shader. Eccoli qua, sta facendo il procedimento dello shader, e quello è normale perché avendo svuotato le cache il procedimento è quello. Eccolo qua, adesso in teoria pian piano dovrebbe fare la sua lavorazione. Eccolo lì, adesso siamo ce ne vuole ancora un po' perché comunque diventa un procedimento un po' lentino, perché una volta svuotate le cache di un qualsiasi gioco in teoria dovrebbe fare questa procedura, insomma. Ok, eccoci qua ovviamente che siamo all'interno del gioco, ragazzi. Faccio conferma cambiamenti, come potete notare ovviamente parte il tutorial eccetera. Comunque come potete vedere già abbiamo recuperato qualche fps in più. Io ovviamente che ho messo anche DLS, SSS, quello che è, ovviamente va anche un po' più fluido. Comunque scusate ancora la voce, non lo sto ancora al 100%, io volevo aspettare un po' a fare questo tutorial, ma non ci riuscivo a sta fermo perché qualcuno di voi me l'aveva anche chiesto. Allora eccolo qua che cercavo di farvi vedere un po' come funziona il tutto. Qua non capisco, vabbè, probabilmente qualche micro bug qui, vabbè. E detto questo ragazzi, niente, spero che questo tutorial vi sia stato di vostro aiuto. Mi raccomando, spolliciate, condividete con i vostri amici. Detto questo ovviamente fatemi sapere se per caso volete qualche altro tutorial, se magari tempo permettendo ovviamente riesco a farvelo. Detto questo ragazzi, io vi lascio con la sigla, mi fermo qui perché il tempo purtroppo è stravolato via. Detto questo ragazzi, ciao a tutti e grazie per aver visto questo video. Come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un like, ciao, bye bye.